Oggi vedremo qualcosa che sino a ieri non osavamo nemmeno immaginare. Questo è un grande yacht lungo 60 piedi, dotato di flying bridge, può avere sino a 4 cabine e è spinto da motori fuoribordo Yamaha. Per prima cosa vedremo l'imbarcazione per capire come è stata allestita e arredata e poi la proveremo perché vogliamo scoprire se questi motori sono effettivamente in grado di fornire prestazioni interessanti. Se così davvero fosse, allora potremmo affermare di essere all'origine di un processo di rivoluzione nella progettazione, nella costruzione e nella gestione di un grande yacht. Sono due i protagonisti di questo innovativo modello, il Lion Yachts Evolution 6.0. Da una parte il cantiere, il nome è nuovo, ma la direzione e il personale hanno grande esperienza nella costruzione di importanti barche e navi da diporto. Dall'altra parte Yamaha, che ha lanciato la sfida a tutti i costruttori di motori diesel entrobordo. Ma c'è un terzo partner importante, è l'armatore, che ha fortemente voluto questo tipo di propulsione. Tutto lo spazio che normalmente i motori occupano in questa zona della barca, dove c'è la sala macchine, è stato liberato e destinato a un'enorme stiva, oppure potrebbe servire per un'ulteriore cabina, per l'equipaggio, per tutto ciò che volete. Qui ci sono la cabina per il marinaio e il garage per il tender con un portellone laterale che diventa spiaggia balneare. I motori all'esterno dello scafo non trasmettono né rumore né calore, al contrario di quelli che vengono montati all'interno. L'aspetto è quello di un trawler, ma le prestazioni no. Il ponte di prua è un enorme solarium che può accogliere le persone anche oltre le dimensioni del materassino. Ovviamente c'è un prendisole anche a poppa. Più oltre la scala che scende sulla plancia bagno poppiera, nascondendo parzialmente i motori, ma permettendone una perfetta aereazione. Il pozzetto è molto largo e non ha bisogno di soluzioni per migliorare la mobilità, però qui hanno pensato che per liberare le persone dal divano fosse giusto rimuovere una parte del tavolo. Il fly è una superficie da allestire con arredi freestanding o da godere così com'è, con un materassino, la postazione di pilotaggio e un mobile cucina da attrezzare a piacere. Certo, qualche soluzione per alleggerirla l'hanno trovata. Il sughero al posto del tech. Il salone interno è esattamente come vorresti che fosse uno yacht pratico, da vivere comodamente e per tanto tempo. Arredi semplici e funzionali, così come i materiali. Forme lineari per sfruttare bene gli spazi e inserire tanti elettrodomestici. Un senso di praticità che si manifesta anche con elementi come questo, che unisce la parte esterna della cucina con quella interna e con la botola per l'umido, proprio qui accanto al lavandino. Nel salone, abbassando il tavolo, si può poi formare una cuccetta aggiuntiva. Sotto coperta, l'armatoriale si trova a prua. Sempre pensando a lunghi periodi di soggiorno, hanno previsto molti stipi per il guardaroba, in basso e in alto. A proposito, il celino si trova a 202 cm dal pagliolato. La cabina è completata dal vano armadi e dal bagno privato. A centroscafo abbiamo due doppie speculari. I loro letti si spostano e all'occorrenza diventano un matrimoniale. L'altezza minima misurata in queste cabine è di 190 cm. Tra i layout già previsti troviamo anche quello con matrimoniale a centroscafo, VIP a prua e doppia letti sovrapposti sul fianco di dritta. Un'altra versione prevede 2 suite armatoriali. In ogni caso, ciascuna cabina ha sempre il proprio bagno.
Quella che stiamo per esaminare è una coraggiosa e intrigante sfida dei motori fuoribordo a tutte le propulsioni diesel per grandi imbarcazioni. Nessuno aveva mai pensato che un'imbarcazione di 60 piedi, larga 5 metri, con un dislocamento a pieno carico di 28 tonnellate e una altezza di costruzione di 6 metri, potesse essere equipaggiata con dei fuoribordo. Hanno tanta potenza, ma anche tanta coppia che deriva dalla loro architettura. Un 8 cilindri a V da 5,6 litri con 32 valvole, doppio albero a camme in testa e variatore di fase VCT. Questi motori hanno una timoneria elettronica e per manovrare questa grande imbarcazione c'è il joystick. Lo attiviamo e lo proviamo. E ora andiamo a provarla. Mentre mi appresto ad affrontare il mare, non oso immaginare che cosa deve aver provato il collaudatore di questa imbarcazione la prima volta che è scesa in acqua, subito dopo il varo. Chissà quante aspettative, ma anche quanti dubbi su questo sistema di propulsione. La fase più critica per questa barca con questa propulsione potrebbe essere proprio questa, l'ingresso in planata. Motori tutti allineati a 4400 giri minuto, velocità 14 nodi, siamo in assetto. Se mi avessero bendato per fare questa prova, se non avessi potuto vedere la sala macchine, che non c'è, avrei avuto difficoltà a capire quali motori sono stati utilizzati, perché le sensazioni che percepisco attraverso le vibrazioni o il rumore sono completamente diverse da quelle di un diesel entrobordo. E adesso chiedo aiuto allo strumento. Stiamo navigando contro il mare, contro il vento, le onde sono piuttosto alte qui nel Golfo di La Spezia e la rumorosità è questa. 62 decibel, un risultato incredibile. Certo, siamo a 17 nodi, però le condizioni non sono quelle ideali. Il fatto è che un motore installato all'interno dell'imbarcazione produce una serie di vibrazioni che vengono trasmesse da tutta la struttura, ma anche da tutte le componenti dell'imbarcazione, da tutti gli arredamenti, gli allestimenti. E quindi se i motori sono esterni, tutta questa rumorosità viene eliminata, o perlomeno ridotta. Abbiamo in funzione lo stabilizzatore giroscopico e abbiamo anche il sistema di controllo automatico dell'assetto di Humphrey. Se viriamo a una velocità di circa 20 nodi, l'angolo di sbandata è veramente ridotto. Ma diamo un po' di gas. Alla velocità di 26 nodi, con i motori a 5300 giri minuto, il consumo è di 16 litri per miglio. Siamo un po' sopra rispetto al consumo di un'equivalente imbarcazione con motori diesel, ma è normale. Lo scafo tiene molto bene il mare, in qualsiasi direzione vengano affrontate le onde. È chiaro che il baricentro è piuttosto in alto, quindi quando accostiamo dobbiamo farlo tenendo in considerazione quanto angolo di barra diamo e a che velocità stiamo navigando. Però la sbandata è comunque controllabile. E adesso proviamola alla massima velocità. Dobbiamo solo dare tempo alle eliche che migliorino il loro regresso. E poi piano piano l'imbarcazione comincia a correre sempre più velocemente, sino ad arrivare a 36 nodi.
Dopo questa prima esperienza, il cantiere Lion Yachts ha intenzione di proseguire e realizzare una gamma di imbarcazioni più piccole, ma forse anche più grandi, sempre in package con i motori Yamaha.